Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le numerose iscritte. Io sono Tiziana e oggi vi propongo un progetto davvero strepitoso ed elegante. Questa bellissima borsa realizzato con questo meraviglioso cordino di Borgo dei Pazzi in Dafur. Adesso vediamo nel dettaglio quello che ho scelto come tonalità e tutto l'occorrente per poterla realizzare. Il progetto di oggi vi illustro adesso tutto quello che vi occorrerà per poterla realizzare. Troverete un kit già pronto su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, con lo sconto del 30% nelle date che vedete scritte. Basta inserire questo codice che vi lascerò comunque anche in descrizione e avrete anche la possibilità di scegliere il colore che più vi piace. All'interno troviamo una rocca da 500 grammi di Inda, una rocca da 2,50 di Indafur che poi vedrete verranno lavorate assieme, una base 21x8 e poi questa meravigliosa click clack che sta andando tantissimo di moda in questo periodo. Ovviamente tutto abbinato, compreso il manico, lavorato appunto, creato dall'azienda, lavorato con entrambi i cordini. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione della nostra borsa partendo dalla base, che io lavorerò al contrario in questo modo, perché questo tipo di filato, quindi l'Indafur, se lavorato in tondo avrà un lato più pelliccioso e un altro meno, quindi in questo caso io parto in questa maniera, ma non vi preoccupate perché poi vi farò vedere appunto il risultato. Quindi adesso cosa facciamo? Con un uncinetto momentaneamente più piccolo, ovvero il numero 3, andiamo a lavorare entrambi i filati, quindi solo per il primo giro, per consentire appunto un uncinetto più piccolo il passaggio dei due filati appunto nello stesso posto. Quindi partiamo dal lato più corto e cominciamo realizzando dei punti bassi dentro i fori. Sul primo, questo al centro, ne metto 2, poi ne farò 3 in questa parte e poi proseguo con 2 in questa maniera. 1, così creiamo anche degli aumenti che saranno realizzati solamente durante il primo giro. Abbiamo fatto il primo, eseguiamo pure il secondo foro con 3 punti bassi ed infine il terzo sempre con 3 punti bassi nello stesso punto. Adesso proseguiamo sul lato corto con 2 maglie basse in ogni foro, perché qui non occorre aumentare, o quantomeno non più di tanto. In questa maniera. Quindi tutto il lato corto, scusate, lato lungo fino a questo punto ne facciamo 2, poi i primi 3 del lato corto ne faremo 3, quello centrale 2, stessa cosa qui 3, questo lato lungo tutti 2 e poi gli ultimi 3 ne andiamo a fare 3 maglie basse in ogni foro. Quindi completiamo questo primo giro e ci rivediamo per vedere il passaggio successivo. Finito tutto il primo giro, adesso lasciamo questo uncinetto più piccolo e prendiamo un 4,5. Ovviamente voi potete utilizzare anche uno più grande, va benissimo. Quindi arrivate a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia effettuata e lo faremo per ogni giro. E poi, quindi questo passaggio lo facciamo per tutti i giri, creiamo la prima maglia alta che è sostituita da 3 catenelle e poi sotto ogni maglia sottostante, quindi andiamo a realizzare i nostri punti alti senza creare aumenti perché appunto li abbiamo già effettuati. In questo modo, quindi saranno dei giri praticamente fino ad arrivare a un'altezza di 20 cm in questo modo. Ricordiamoci sempre, chiudiamo a punto bassissimo alla fine del giro, la prima maglia è effettuata con 3 catenelle e poi si continua normalmente. Quindi continuiamo, a questo punto ripeto
si chiude con punto bassissimo 3 catenelle, si prosegue e si arriva a circa 20 cm. Quindi completiamo tutto questo corpo borsa e ci rivediamo per il passaggio successivo. Sono arrivata a 20 cm, guardate che bellissimo effetto, e adesso vi faccio vedere quello che intendevo prima. Questa è la parte che sarebbe venuta esterna, diciamo, dove si intravede un po' la maglia, c'è l'effetto pelliccioso, ma se voi guardate invece da questa parte l'effetto pelliccioso è più evidente. Questo è il motivo per cui ho cominciato a lavorare al contrario e poi ho rivoltato la borsa. Quindi se avessimo lavorato direttamente con questo dritto, questa parte sarebbe stato il nostro esterno. Ovviamente è una questione di gusti, ma quando utilizziamo il cordino fur, quindi questo cordino pelliccioso, se lavoriamo in tondo dobbiamo tenere presente questa cosa. Se invece lo lavoriamo a pannello, quindi righe di andata e ritorno, questo problema non ci sarà. Adesso noi che cosa dobbiamo provare? Prendere la click clack e ci accorgiamo, lo faccio vedere bene, che chiaramente la parte questa parte qui è più ampia. E adesso noi che cosa facciamo? Adesso io lavorerò solamente col cordino Inda e andrò a creare 2 giri di punto basso, e stavolta possiamo lavorare direttamente da questa parte perché non lavoriamo con l'Inda Fur, e andiamo contestualmente a fare questo primo giro sia con punti bassi, ma nel frattempo, quindi mi vado ad agganciare qui e vado anche ogni 5 punti a realizzare una diminuzione, quindi ve lo faccio vedere. Quindi 3, 4, 5 e qui cosa facciamo? Una diminuzione, quindi entriamo, estraiamo e non chiudiamo, andiamo in quello successivo e chiudiamo tutte e 2 insieme e si prosegue sempre ogni 5 punti. Quindi andiamo a stringere la nostra lavorazione per creare l'apertura corretta per la click clack. Arrivate a questo punto, il solito diminuzione, quindi praticamente andiamo a chiudere 2 punti bassi insieme. Vedete, questo è il risultato e si prosegue fino alla fine del giro. Alla fine del giro controlliamo che la nostra apertura sia corretta e altrimenti nel secondo giro ne andiamo a creare degli altri. Quindi ci rivediamo per vedere appunto se tutto è a posto. Fatto il primo giro a punto basso con le diminuzioni, vado a provare e mi accorgo che si è ristretta, ma occorre un altro giro, quindi con diminuzioni, e questa volta andiamo a realizzare delle diminuzioni ogni 6. E a questo punto poi la borsa sarà perfetta come apertura. Quindi ripetiamo la stessa cosa, però ogni 6 punti. Ve lo faccio vedere brevemente. 4, 5 e 6. E arrivato qui facciamo quello che abbiamo fatto prima, ovvero un punto basso non chiuso, vado in quello successivo e li chiudo entrambi. E poi proseguo e così andrò a restringere ulteriormente, insomma, la nostra apertura, dopodiché saremo pronte per cucire la click clack. Ed eccoci qua pronti per inserire la click clack. Quindi io cosa ho fatto? 2 giri con delle diminuzioni, ne ho fatto un terzo senza diminuire, ma semplicemente punto su punto, ed ecco qua dove siamo arrivati praticamente alla stessa larghezza che ci consente adesso di fissare questa click clack. Questa non si cuce, quindi cosa facciamo? Prendiamo un cacciavite piccolo piatto, in sostanza un qualcosa di piatto, perché adesso dobbiamo far inserire all'interno la nostra lavorazione in questo modo, quindi ci dobbiamo armare anche di molta pazienza. Piano pianino dobbiamo inserire in questo modo. Io qui già ho iniziato, vedete, e cerchiamo di inserire quanto più possibile all'interno, così proprio lo andiamo proprio a spingere più dentro possibile. E poi alla fine vedete questi fori, io ve lo faccio solo vedere perché ancora la devo fissare,
la vite va in questi fori e con un cacciavite a stella piccolino poi si procede in questo modo, che io adesso non faccio completamente perché ancora non ho terminato di inserire il mio lavoro, e praticamente si vanno a mettere tutte e 12. Quindi questo passaggio adesso lo andiamo a fare, quindi mi raccomando con molta pazienza e attenzione, in questo modo. Quindi mi raccomando, assicuratevi che arrivi più o meno da questa parte, quindi ancora dobbiamo inserire, e tranquille che ci passa, perché appunto per questo solo con il cordino Ares, scusate, con il cordino Inda siamo riuscite insomma a inserire. Quindi facciamo quest'ultimo passaggio e ci rivediamo a borsa completata. Ed eccola qui, questa borsa completata. Secondo me è veramente un colpo d'occhio davvero molto particolare, di effetto, sia per l'utilizzo del cordino Inda Fur, ma anche per questa click clack molto particolare che sta andando molto di moda in questo periodo. Il kit lo potete personalizzare, quindi scegliere anche un'altra tonalità. A proposito, vi faccio vedere quello che mi è rimasto delle rocche che trovate appunto inserite nel kit, quindi potete tranquillamente creare anche un secondo progetto, magari leggermente più piccolo. Lo sconto del 30 è valido sulle date che vedete scritte, quindi mi raccomando non perdetele di vista. Se il progetto vi è piaciuto fatemelo sapere, anche se avete dei dubbi, nonostante sia facile, quindi mandatemi un messaggio e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanella. Ci vediamo alla mia prossima creazione. Remember